Fare mining partendo da zero, episodio 3. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Oggi vedremo la terza ed ultima puntata della nostra serie Fare mining partendo da zero. Io di nuovo non mi dilungo troppo, vi ricordo soltanto di lasciare un bel mi piace se questa serie vi è piaciuta e anche se questo ultimo episodio vi piacerà, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi pure nei commenti la vostra, ditemi se siete già dei miner oppure se avete trovato utile questa serie, i primi 2 episodi, e spero che troviate utile anche il terzo. Vi ricordo che se volete offrirmi anche solo un caffè per supportare il mio lavoro potete farlo utilizzando il codice QR code che comparirà durante il video oppure sfruttando il Lightning Address presente in descrizione. Io vi lascio all'ultimo episodio, buona visione! Oggi vediamo insieme l'ultima parte di questa serie di 3 video, che è quella legata proprio al collegamento alla corrente del nostro miner, e poi di conseguenza vedremo come trovarlo sulla nostra rete locale per poi vedere alcuni parametri e collegarlo alla nostra mining pool, ad una mining pool. Inizierò io da solo perché abbiamo avuto un pochettino di problemi tecnici, nulla di trascendentale, però farò una parte io da solo, quella appunto del collegamento, poi torneremo di nuovo con Gabriele e poi alla fine vedremo ancora alcune cosine di nuovo al computer, noi solamente insieme, senza Gabriele. Quindi direi che possiamo spostarci sul miner per vedere appunto come funziona il collegamento. Ok ragazzi, allora come avevamo visto in precedenza, questa è la control board che avrà bisogno di una sua alimentazione e queste sono le 3 schede contenenti gli ASIC, appunto, i chip che vanno a fare lo SHA-256, e anche questi hanno bisogno di corrente. Quindi noi qui abbiamo in totale 10 spinotti e ne serviranno 3 per ogni scheda più 1 per l'alimentazione. Quindi direi che possiamo iniziare a collegarli. Semplicemente sentendo il clack. Allora dovrebbero solo portare corrente, quindi non dovrebbero esserci problemi con diciamo la selezione degli spinotti. Dovrebbero andare bene ognuno in qualsiasi punto. Ecco qua, ne mancano. Ok, e ora colleghiamo anche la control board. Perfetto. Ora la prossima cosa da fare è collegare il cavo Ethernet, che è posto qui dietro la control board. Quindi prendiamo il cavo e lo colleghiamo. Ok ragazzi, adesso non ci resta che attaccare la corrente e vedere, sperando che non salti tutto in casa. Quindi vado ad attaccare la corrente ad una presa libera. Ok, vado, siete pronti? 1, 2, 3. No, è saltato tutto. Ragazzi tranquilli, stavo scherzando, vi ho fatto uno scherzo, il miner si è acceso correttamente, adesso sta girando, quindi probabilmente lo sentirete in sottofondo, sta facendo degli alti e bassi per settarsi. Ora, il prossimo passo che dobbiamo fare noi è quello di trovarlo sulla nostra rete locale, perché noi poi ci accederemo dalla rete locale. Se non avete uno sniffer, se non avete modo di accedere al router, dovete scaricarvi uno sniffer, appunto, che è un programmino che va a vedere, diciamo, quali sono gli indirizzi IP che il vostro router fornisce ai vostri accessori che sono attaccati alla rete. Quindi dovrete vedere quali avete già attaccati, trovare quello libero e capire qual è quello che è stato assegnato al miner. Dopodiché così possiamo entrarci. Ma comunque adesso andiamo a schermo e così vediamo un attimo tutti insieme. Eccoci qui ragazzi, vedete, io avevo scaricato questo programmino Angry IP Scanner, che è quello che ci servirà per diciamo scannare la rete e vedere quali sono i nostri indirizzi IP in locale occupati e quelli liberi. Quindi voi, se non ce l'avete, lo scaricate, dopodiché lo apriamo e lo avviamo e lui vi troverà, diciamo,
quali sono gli indirizzi IP occupati e quali sono gli indirizzi IP liberi. Poi dovete fare delle prove, se sapete già quali indirizzi corrispondono a quali, diciamo, strumenti che avete collegati alla rete, potete scartarli e viene più semplice. In alternativa, se no, dovete andare un pochettino a caso. Io ovviamente ho già fatto questa operazione e so che il mio indirizzo è questo qui, 192.168.1.110. Voi, quando trovate il vostro indirizzo, andate semplicemente sulla barra di ricerca, qui, del vostro browser, e inserite 192.168.1. Il numero che vi fornirà Angry IP Scanner. Se, appunto, vi ripeto, non sapete qual è, andate a caso e provate a trovarlo. Qui in questo miner c'era già dentro il firmware di Brains OS, quindi vedete che si apre la pagina Brains OS. Allora, di solito quando viene resettato la password, l'username e la password sono root e root, quindi noi proviamo a mettere root e root e vediamo se riesce a caricarci. Ecco qua, guardate, questa qua è la pagina, diciamo, con tutti i dati del nostro miner. Qui abbiamo un grafico semplice che ci fa vedere un pochettino di dati, poi invece le cose, diciamo, più interessanti sono queste, sono real hash rate, che è la potenza che adesso sta generando il nostro miner, che sono 8 terahash all'incirca. La temperatura al momento è di 70 gradi centigradi, quindi vedete come scalda. L'estimated efficiency ve la spiegherà poi Gabriele più avanti, e questa qua è la potenza utilizzata. Vedrete poi che più avanti lo andremo a limitare. Adesso vedrete 1 kW, ma nella realtà quando parte sarà circa 1 kW, 1 kW e 4, ecco. Comunque questa qua è una panoramica generale che comunque vedremo più approfonditamente anche dopo con Gabriele. Adesso direi che possiamo passare al passo, diciamo, al passaggio successivo, che è quello di creare un account su una pool, in modo tale da poterci poi collegare e da poter fornire la nostra potenza direttamente alla pool. E questo passaggio lo vediamo con Gabriele, quindi vi lascio alla creazione dell'account. Allora ragazzi, adesso dobbiamo creare un account su una pool da poter poi, in modo tale da poter poi collegare il nostro miner alla pool, giusto Gabri? Sì, sì, Allora, io assolutamente. direi che abbiamo scelto per semplicità, vi dico la verità, io volevo andare su Ocean, ma Gabri me l'ha sconsigliato, tra virgolette, nel senso che è un po' più complicato adesso da fare tutta la configurazione. Quindi, visto che sopra c'è installato Brains OS, che è il sistema operativo con il quale gira la macchina, andiamo su Brains Pool, quindi noi ci collegheremo alla pool di Brains, così almeno facciamo tutto in casa. Allora, quindi andiamo su IINS, scriviamo Brains Pool e vediamo che cosa ci dà. Brains Pool, ok. Perfetto. Ora qui noi dobbiamo fare il login, quindi dobbiamo registrarci. Okay, allora. Vediamo se mi ricordo. Ok. Intanto sentite in sottofondo il rumore della nostra stufetta che sta andando. Allora, password, vabbè, adesso ne mettiamo una a caso, poi giusto a scopo dimostrativo. Mettiamo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, così. Mi scrivo solo un secondo tutto, così non ce lo dimentichiamo, poi. Non so se sentite il rumore in sottofondo, ma quando gira comincia a diventare quasi insopportabile. Ok, ora vediamo se mi prende la password. Ok, Gli spazi sono un problema lì. gli spazi sono un problema, quindi li togliamo. E la password deve avere 5 caratteri, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo se me l'ha preso. Sì, me l'ha preso. Ok, ora andiamo a vedere la mail di conferma email, e adesso dovremo fare il login per continuare.
Allora, fatemi chiudere solo un po' di pagine qui. Allora, avevamo detto tutto attaccato e la password. Ok, ora siamo nella dashboard di Brainspool, giusto? Sì, esatto, appunto qua potete vedere l'hashrate che è ancora nullo visto che non abbiamo ancora configurato il miner. Per farlo dovete andare nella sezione workers sulla sinistra. Da qui connect workers, appunto perché voi dovrete connettere un nuovo lavoratore che sarà la vostra macchina. Quindi copiate la stringa indicata lì, che è l'indirizzo stratum da impostare dentro al miner, quindi quella è da copiare. Intanto guarda, io ti direi ci mettiamo Stratum V2. Se vuoi mettici pure Stratum V2, assolutamente. Scusa, mi sembrerebbe un insulto non mettercelo adesso. Quindi ci copiamo questa stringa, Sì, perfetto. perfetto. Da qui configuration e appunto qui bisogna mettere quella stringa lì, quindi Facciamo admin sostituire. pool. Sì, come vuoi, va bene. Puoi fare così e poi cancellare quelle vecchie. Ah sì, queste qua le cancelliamo già di default, così ce le leviamo. Sono quelle che erano utilizzate dal vecchio proprietario dell'ASI. E incolliamo la nostra stringa. Poi bisogna mettere Ora, username e password che sono sempre indicati nell'account della pool. perfetto, che sono questi User qua ID, sotto. esatto. Ok. Final step bitcoin. Worker name, che è il nome e il nome della macchina che tu gli vuoi dare, insomma, se vuoi darglielo. Vabbè, no, adesso lo lasciamo così, almeno facciamo così e la password è, vabbè, facile, anything 1, 2, 3. Ok, salviamo. Perfetto, è stata aggiunta. Quindi adesso fondamentalmente la configurazione è già terminata di fatto, quindi bisogna aspettare solamente un po' di tempo, tornare nella dashboard che farà vedere appunto l'hasher generato eccetera e aspettare che questo hasher venga anche rilevato dalla mining pool. Ok. Allora, intanto se vogliamo dare una panoramica generale, allora questo qui è il grafico della nostra macchina, Sì, giusto? L'ha riconosciuta che è un Antminer S9. Ah, questa è la temperatura, direi. Questo è l'hash rate reale, che sono 250 gigahash al secondo. Beh, al momento deve aggiornare tutto, direi, perché come potenza mi dà ancora 0. Però ci sono tutta una serie di dati che poi, se volete, si possono andare a spulciare. Ecco qua, questa qua, qui siamo noi, siamo live, quindi al momento siamo collegati alla pool. io stavo un attimo guardando i dati No, perché scusa. mi Aspetta. sembrava un po' troppo basso, non so, Sì. come se fosse Che tra bloccato, l'altro, diciamo. che tra Prova ad l'altro andare non su Quick combacia. Actions in alto a destra proprio. Allora, Quick Actions, ok. Prova a fare reboot device, così gli dai un attimo visto che hai cambiato la configurazione, tutto, gli dai un ok. riavvio. Quindi ora, tanto ricapitolando, qui siamo nella dashboard del nostro miner. Sì, E invece questa qua è quella che abbiamo utilizzato, connected callback, perfetto, questa è la dashboard della pool sostanzialmente. esatto. Appunto, se vai In in teoria noi, dashboard, ecco sì, perfetto, quello che volevo. In teoria noi adesso qui dovremmo poi vedere i dati del nostro miner che sta girando, giusto? esatto. Ok, allora, infatti i dati arrivano un pochettino in ritardo perché lui vedi era salito a 6 terash, mentre adesso diciamo, sta facendo il restart, sta ripartendo. Comunque, intanto qui potete vedere che abbiamo
real hash rate, che è quello che in teoria sta producendo la macchina, la temperatura della macchina, l'efficienza, quindi se vuoi spiegarci un po' che cos'è l'estimated efficiency. Sì, quello lì è un dato, ovviamente ora è 0 perché lo sta aggiornando, è appena stata riavviata la macchina. Comunque fondamentalmente ci dice quanta potenza dobbiamo consumare, stiamo consumando per ogni terahash al secondo che stiamo generando. Quindi adesso i terahash che si stanno generando sono 13,81, insomma 14, che è appunto il livello medio standard per un S9, e il consumo, di nuovo un altro dato che adesso si starà per aggiornare, però sarà all'incirca quel kilowatt e 3 di cui parlavamo precedentemente. Quindi se si fa il consumo diviso i 13,58 terahash, appunto lì riusciamo ad avere quello che è il grado di efficienza di fatto. Ho capito. Sì, questa qua è la potenza effettiva, adesso è 0 perché ovviamente sta girando, però in teoria poi lui arriva ad utilizzare 1.42 kW di potenza. Esatto, poi dopo in basso, oltre al grafico, sotto di esso potete vedere le varie hashboards. Appunto, come vi dicevo prima, sono 3 le schede contenenti gli ASIC che fanno tutti questi hash. Lì sono le 3 che potete vedere. Per ognuna di questi ci sono le statistiche su hash rate reale, hash rate nominale, quindi quello che in teoria dovrebbero raggiungere, la tensione su ogni singola scheda, la temperatura di ogni singola scheda, la temperatura dei chip di ogni singola scheda, eccetera, eccetera, eccetera. Il numero di ASIC... dire che è un buon macchinario. Sì, potete vedere appunto lì che c'è 63, 63, 63, la penultima colonna. Quello è il numero proprio di ASIC, quindi di chip, che ognuna delle hashboard contiene. Ok. Il totale sono 189 chip, 189 ASIC, 63 per scheda. Esatto. Però vedevo che questo è appunto un miner usato, ma possiamo vedere che, adesso tenete conto che si stanno abbassando perché lui sta facendo il restart, però potevamo vedere prima che comunque si avvicinava molto all'hash rate nominale, e quindi possiamo dire che effettivamente è una macchina in buono stato, ecco. Giusto, Sì. di qui riusciamo a capire effettivamente se c'è tutto che funziona alla normalità. Esatto. Allora, intanto che magari attendiamo, vediamo se non ci mettono esagerazioni, possiamo magari cominciare ad andare a vedere gli eventuali, cioè a capire come funziona. Cioè, noi adesso ci siamo iscritti, abbiamo collegato il miner alla pool, ora teoricamente inizia a minare. Quindi, nel caso noi riuscissimo a minare qualche bitcoin insieme agli altri, dove li vediamo, dove vanno a finire, come funziona, diciamo, questo processo? Ovviamente appunto minando il mining pool la ricompensa, quindi ritornando alla primissima parte, no, di questa sezione sul mining, la ricompensa viene aggiudicata non a noi singoli miner ma alla mining pool, che poi dopo successivamente ridistribuirà tutte queste ricompense in modo proporzionale ovviamente alla potenza che ogni singolo miner ha messo insieme agli altri nella pool. Quindi ovviamente poi queste ricompense vengono accumulate e conteggiate costantemente dalla mining pool. Quindi se vai nella scheda della mining pool, in questo caso Brainspool che abbiamo scelto, dopo un po' dovresti vedere appunto che la pool sta ricevendo dell'hash rate, e questo lo possiamo vedere nella dashboard perché ci dice che ha rilevato un 8,5 terahash al secondo più o meno negli ultimi 5 minuti, e appunto mantenendolo ovviamente per più tempo possibile si potrà anche capire quanti satoshi la pool ci sta conteggiando per noi per il nostro lavoro. Questo credo che sia sotto la dashboard, insomma, come dato. Eccolo qua, le rewards. Mining reward. Esatto, per adesso appunto siamo a 0 perché abbiamo appena collegato la macchina ovviamente, quindi diciamo se la si lascia almeno un'oretta, 2 orette, si potrà iniziare a vedere questo numero aumentare, che è appunto la proporzione che col nostro singolo S9 dobbiamo ottenere dalla mining pool. Qua vedete anche la profittabilità stimata, che sono 78 satoshi per terahash, per terahash, sì, perfetto. Quindi se bisogna fare teoricamente 78 per 8,5. Tenete conto che voi qui state consumando
ipotizziamo un 25 centesimi al kilowatt, quindi 25 per 1,5 sono circa 38 centesimi all'ora, ipotizzando che questo venga utilizzato alla massima potenza, che voi spendete. Quindi voi avete una spesa di 38 centesimi all'ora, si potrebbe fare eventualmente lasciarlo andare un giorno, vedere quant'è poi la remunerazione effettiva e di lì capite subito, perché se fate 37-38 per 24 avete il costo dell'energia nelle 24 ore, della corrente elettrica nelle 24 ore e vedete effettivamente quanto vi ritorna indietro, però quindi già di lì capirete poi effettivamente se cioè, qual è il rapporto, ecco, di corrente elettrica spesa e invece di bitcoin ricevuti, ecco. Qui si possono vedere le statistiche della pool, quindi la pool Brains Pool in totale ha 11 exahash, che quindi è un ordine di grandezza superiore rispetto ai terahash che stiamo utilizzando, no, 11,61, ci sono 8.392 user e i workers sono i miner all'attivo, quindi ci sono 98.250 miner collegati alla pool, corretto? Esatto, sì, sì, quelle sono proprio le singole macchine, diciamo. E questa è una pool discreta, piccola, non è una delle più grandi. Si potrebbero vedere magari i dati delle maggiori pool e vedremo completamente degli altri numeri. Vabbè, poi qui si entra tutto in un altro discorso. Allora, volevo tornare un secondo qui a vedere adesso se ci riportava poi dei dati aggiornati, ma credo che stiamo ancora lavorando. Sì, deve ancora ricevere i dati. Sì, sembra che ha mandato l'ultima share 4 minuti fa alla pool, quindi c'è qualcosa che non lo sta facendo lavorare bene, non so perché. Ok. Dove l'hai visto? C'è scritto nella pool, Nella pool. Ok. vedi che dice 8,55 terahash, ultima share 4 minuti fa. Prova a ricaricare la Ok, pagina. quindi questo qua teoricamente ogni quanto si dovrebbe aggiornare. Tutte le volte che riceve una share. Ah, Infatti non lo vede online. Ma se provassi invece a mettere l'autotuning però più basso, tipo sì. a 1 kilowatt, non lo so. Allora, quindi configuration, Sì? diciamo enable autotuning e lo mettiamo a 1 kilowatt. Metti 1 kilowatt, sì. Ok. E facciamo save and apply. Poi comunque un'altra cosa che consiglierei di fare è quando abbiamo configurato la mining pool nel miner abbiamo copiato e incollato un indirizzo Stratum, no? C'è scritto Stratum, // Sì, qualcosa. sì. E una pratica consigliata è di mettere comunque tutte le stringhe che la mining pool ci dà, perché se c'è un qualche problema con uno di quegli indirizzi, per qualsiasi motivo, ovviamente il miner automaticamente inizia a lavorare anche usando il secondo, diciamo, terzo o quarto indirizzo che ci si imposta. Sì, esattamente. Perfetto, copiati anche Noi questa abbiamo qua. messo Stratum V2. Sì, copiati anche Copio quella anche Stratum Stratum V1. V1, sì, e la imposti come Perfetto. seconda opzione, diciamo, nella macchina. Quindi Ok, qua qui invece pulse, era... perfetto. Aggiungi l'altra e aggiungi di nuovo questo secondo indirizzo con le stesse username e password tuo, diciamo. ok, sono le stesse, sì, direi. Sì, sono le stesse. Sì, così nel caso ci fosse un problema su una, lui va a lavorare sull'altra. Esatto, quello è il Ok, motivo. perfetto. Allora, intanto noi qui adesso dovremmo avergli dato l'aggiornamento e vediamo se... Però pure stava lavorando comunque a 8 terahash, questi qua saranno... Non so se sono i dati di adesso o i dati di prima. Vediamo intanto magari se la pool lo rileva adesso. Vedi, sta ricevendo Lo dà delle share offline. questa. Però Ultime me lo dà share 9 offline, secondi ok? fa. Vabbè, questo potrebbe essere un ritardo loro nell'aggiornare quella Ok, voce però lì. è vero, la share sono pochissimi, 230 gigahash, però comunque è aggiornato, quindi... Sì. Prova ad andare nella dashboard Beh, della pool, così vedi proprio il grafico di come sta andando le cose. ok, ha avuto un picco.
Beh, contando che adesso l'abbiamo, diciamo, Sì, di adesso si sta nuovo riconfigurando fatto un un po'. restart, sì, anche perché adesso non sta lavorando, credo, perché sta andando veramente piano. Però comunque ragazzi, lei vedete, adesso io, anche per me è la prima esperienza, quindi mi sto facendo guidare da Gabri, però vedete, questa qua è, è la dashboard che vi dà poi praticamente il controllo di tutto. Ecco, questa adesso è quella della pool, quindi in teoria, vedete, noi probabilmente avevamo un problema, non riceveva niente, poi abbiamo avuto un picco, adesso si sta credo riaggiornando, stava ricevendo le share. Le share è l'hash rate che il miner dà alla pool, giusto? Che Sì, quindi sì, voi esatto. qui siamo appunto siamo sulla pool, dovremmo vederlo. Invece se noi switchiamo, questa è la dashboard invece del miner. Vedete, Antminer S9 con le sue performance adesso dice che ha 8 terahash, però secondo me anche siamo in ritardo con i dati perché al momento è abbastanza silenzioso il mio amichetto qua di fianco. Anche se comunque come potenza, ecco la potenza ad esempio se guardate adesso si è abbassata perché noi abbiamo limitato la potenza. Noi abbiamo limitato la potenza a 1 kW rispetto al 1 kW e 4 che lo stavamo facendo girare prima. Quindi di conseguenza anche l'hash rate si è abbassato, giusto? Perché lui Certo. riceve meno corrente elettrica, infatti adesso siamo quasi dimezzato. Prima eravamo a 4006, qualcosa del genere, adesso siamo attorno ai 2006, 2007, addirittura outperforma l'hash rate nominale delle volte. Vabbè. E, e niente, quindi questo ad esempio vi fa capire anche il rapporto che c'è tra corrente elettrica e il miner diciamo, e lo Shadow 156, no? Il lavoro che va a svolgere. Noi abbiamo limitato la potenza di questa macchina e lui ha ridotto drasticamente l'hash rate, cioè il lavoro, il numero di calcoli che va a fare, quindi consumando meno, ma ovviamente in questo caso anche producendo meno hash rate e di conseguenza anche meno ricompensa perché lui fa meno lavoro, noi stiamo dando meno hash rate alla pool, quindi la pool vede che noi mandiamo meno prova di lavoro e di conseguenza riceviamo in proporzione meno bitcoin nel caso venisse minato un blocco. Va bene, allora Vedi, adesso sta intanto qua iniziando a rilevarlo l'hash rate perché appunto stanno sì, arrivando delle share, quindi la connessione 5 sta terahash. andando come doveva. Comunque non so se sentivate in sottofondo il rumore che faceva mentre stavamo lavorando, ma capite che avere in casa un affare del genere che fa per 24 ore quel tipo di rumore non è per niente piacevole, ecco. Dipende dai gusti, direi, però generalmente Vabbè, no. ovviamente, certo, sì, sì. Ok ragazzi, volevo farvi vedere solo un po', diciamo, la panoramica della pool. Quindi siamo su Brains Pool, siamo sempre dentro ci siamo sempre loggati con il nostro account e qui vediamo che ad esempio abbiamo, come dicevamo prima, le share che sta mandando il nostro miner, l'ultima l'ha mandata 7 secondi fa ed è circa quasi di 7 terahash al secondo. Questo perché abbiamo depotenziato il nostro miner, l'abbiamo portato ad 1 kW di potenza, quindi lui sta lavorando diciamo non alla sua massima potenza. E poi se scendiamo dalla dashboard abbiamo le reward. Queste sono le reward, quelle che abbiamo già visto prima, vedete qui c'è diciamo anche un piccolo grafico sulla storia delle reward con i vari giorni. Io adesso sto registrando in differita rispetto a quando abbiamo fatto partire il tutto, quindi vedete che ci sono appunto i grafici con i picchi di quando sto registrando e qui abbiamo le reward di sempre che sono ben 9 satoshi. Qui abbiamo la profittabilità stimata e qui abbiamo le fees, che sono le fees, che sono quelle che si prende la pool per il lavoro. Il totale delle reward al momento è di circa 30 satoshi, quindi sono circa 2 centesimi di dollaro. Poi vabbè, qui sotto l'avevamo già visto prima e niente. Allora, qui noi cosa possiamo vedere ancora? Abbiamo i workers, che questa qua è la nostra macchina, quindi infatti ci dice che è accesa ed è attiva. Qui si possono collegare altre macchine, che è quello che abbiamo fatto all'inizio. Poi abbiamo il monitoring qui che invece appunto ci dà una panoramica sullo stato sempre della macchina e poi abbiamo la rewards, il comparto rewards che è quello appunto nel quale vengono gestiti gestite le rewards. Allora qui abbiamo lo storico, vedete?
volendo si può anche esportare. E volevo farvi vedere una cosa sul Bitcoin account, ma prima andiamo un attimo a vedere i setting. Allora, i settings, va bene, ci dà diciamo una panoramica con il nostro tag, si possono collegare altri utenti, e qui abbiamo il reward split. Il reward split praticamente ci dice dove vogliamo splittare le nostre reward. Vedete, vabbè, qui avevo creato un account di prova, però abbiamo l'account Bitcoin oppure Bitcoin FSB, Final Step Bitcoin, che ho creato prima, o se no si può creare anche un nuovo financial account. Vedete, qua si può aggiungere e poi si possono cambiare salvare i cambiamenti. Poi qui si può bloccare il setup dei pagamenti, nel senso, per evitare magari spiacevoli inconvenienti, per esempio che uno vi entri nella pool, quindi qui per sicurezza si può bloccare. In pratica ti blocca, diciamo, lo split delle reward, e anche non puoi neanche cambiare o il wallet o il financial account. Qui appunto, se si vuole, si può diciamo attivare. Poi si possono ricevere anche delle mail di notifica di monitoraggio del sistema. E niente, torniamo un attimo su rewards. Volevo farvi vedere il Bitcoin account. Ecco, vedete qua si può, diciamo, gestire tutta la parte relativa alle reward. Adesso mi dice che io non ho un settaggio del payout, no? Però se voi fate su setup rule, si può, vedete, scegliere il pagamento on-chain oppure Lightning. Questo è molto molto interessante, soprattutto per chi è in una situazione come la nostra, come quella che stiamo vedendo adesso. Perché? Perché ovviamente qui non si hanno dei guadagni folli, anzi, se noi contiamo anche la corrente elettrica si è in perdita, ma se noi considerassimo solo ed esclusivamente il mining, comunque si arrivano a cifre relativamente basse nell'arco anche solo di un mese. Quindi o voi tenete le reward per un anno sul vostro account, ma diciamo che questo sarebbe meglio evitarlo, oppure si può abilitare il pagamento tramite Lightning. E questa è una cosa veramente interessante, perché il pagamento vi viene, vedete, guardate, adesso schiacciamo un attimo qua, potete inserire il Lightning address e potete scegliere anche qual è il valore minimo, il valore soglia, no? E si può effettuare questo cambiamento, e così vi viene periodicamente accreditato il vostro, diciamo, la vostra reward vi viene periodicamente accreditato sul vostro wallet Lightning. Questo perché? Perché ricordiamo che la pool in questo ambito, nell'ambito delle reward, è comunque un ente accentratore ed è un ente custodial, nel senso che voi quando minate per la pool, poi la pool redistribuisce le reward, quindi comunque se le tiene lei, poi le redistribuisce a voi, finiscono nel vostro account, dopodiché voi dovete prenderle e spostarle dal vostro account. Questo, diciamo, è quello che fanno tutte le mining pool, ad eccezione, diciamo, di Ocean, ed è questo anche il motivo per il quale volevo collegarmi ad Ocean, perché volevo far vedere una cosa un po' diversa. Intanto, se sentite rumore sotto, è il miner che lavora, non preoccupatevi. E comunque la differenza qual è? Che invece con Ocean voi siete quasi immediatamente non custodial, nel senso che voi fornite un indirizzo on-chain, in questo caso l'indirizzo on-chain viene inserito direttamente nella Coinbase transaction, quindi si ha praticamente il pagamento immediato. Quando la pool mina un blocco, che cosa fa? Va a minare il blocco, a darsi la reward, i 3,125 bitcoin più le fees di rete, e le va a splittare immediatamente sui vari indirizzi dei vari miner, ok? A meno che poi ovviamente c'è un limite di una soglia sotto la quale voi non potete, perché ovviamente sarebbe antieconomico anche quello, ed è per quello che comunque anche loro stanno poi abilitando i pagamenti Lightning per tutta l'altra la parte, diciamo, che sta sotto la soglia minima. Qui vi faccio ancora vedere l'on-chain payment, quindi voi semplicemente potete dire creo un nuovo wallet, mettete il nome del wallet, mettete l'indirizzo del wallet, e poi vabbè, qui potete mettere un intervallo di tempo, vedete, potete scegliere se essere pagati settimanalmente oppure mensilmente, no? Dopodiché voi fate conferma ai cambiamenti e vi crea il nuovo wallet. O meglio, vi crea anche le nuove regole con le quali volete essere retribuiti.
Poi qui noi abbiamo un Bitcoin account, possiamo rinominarlo oppure possiamo disabilitarlo. E qui abbiamo in teoria i vari wallet che ovviamente al momento non abbiamo, no? E poi vedete qui io ho creato un financial account, no? Al quale poi dovrei andare a collegare il mio wallet, ok? Quindi qui praticamente voi potete dirgli mandameli sull'account Bitcoin FSB, no? Mandami qui le reward e dopodiché io qui vado a settare le regole attraverso la quale poi mi verranno inviati i Bitcoin minati. Vi faccio ancora vedere una cosa, vedete qui, se cliccate in alto a destra sull'omino avete la possibilità di vedere il vostro account, la sicurezza, i device che avete collegato. Ok, torniamo un attimo indietro. Vi faccio solo vedere ancora, vabbè, qui ci sono tutta una serie di altre cose che però adesso non approfondiamo, se no il video viene veramente troppo lungo. Comunque, questa è diciamo un pochettino la panoramica per cominciare ad orientarvi nella pool. Vi faccio solo vedere ancora, questa è la dashboard invece del nostro miner, con tutti i dati che abbiamo visto prima, quindi la potenza per singola scheda, al momento 8.94 terahash al secondo, che in teoria dovremmo anche ritrovare qua, vedete c'è un leggero ritardo, ma adesso noi abbiamo dato 9 terahash al secondo, ok? Quindi torniamo un attimo sulla nostra la dashboard del nostro miner. La temperatura è 60,63 gradi, infatti se voi mettete una mano sulla ventola dietro vi renderete conto che aria calda ne spinge. Qui ci sono tutti i parametri, ma la cosa che volevo farvi vedere è questa, Quick Action. Qui potete far fare determinate cose al vostro miner. Per esempio potete fargli fare un reboot, potete farlo partire, potete stopparlo, potete fargli fare un restart. Questo magari può essere utile nel caso in cui vedete che ci sia qualcosa che non va e poi vabbè, questi sono i LED. Comunque volevo farvi vedere ancora queste, diciamo, queste azioni dove voi potete accendere o spegnere il miner. Adesso guardate, facciamo così, io tanto devo spegnerlo, vi faccio vedere, io faccio stop, ok? In questo caso mi dice che il miner non sta lavorando, quindi bisogna aspettare semplicemente qualche minuto che vada tutto offline e che si spenga bene tutto, dopodiché voi dovete semplicemente staccare la presa di corrente. Staccando la presa di corrente voi avete spento correttamente il vostro miner. Ragazzi, che dire, io direi che abbiamo finito con questa serie di 3 episodi legati al mining. Spero che vi sia piaciuta, spero di avervi fatto una panoramica il più completa possibile senza andare veramente troppo nei dettagli che poi magari si rischia di perdersi. Ditemi magari innanzitutto se vi è piaciuta questa serie e poi diciamo, è una serie, questi sono 3 episodi, ma mi piacerebbe continuarla, mi piacerebbe magari aggiornarla se ci sono delle cose da aggiornare, oppure se voi avete qualcosa che volete approfondire, magari riferito alla pool, magari proviamo a fare un cambio pool o riferito al miner di per sé, magari fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti o anche via mail, che comunque io e Gabriele vi terremo aggiornati, perché questa è diciamo una serie, la metterò in una playlist dedicata proprio al mining, perché mi piacerebbe tenerla viva e portarla avanti, diciamo. Ecco, ragazzi, io direi che ho veramente terminato, vi chiedo cortesemente se il video vi è piaciuto di lasciarmi un bel like e appunto commentate, ditemi la vostra, ditemi se vi è piaciuto o no e ditemi se vi è stato utile. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!